in contrada Croce Monaci. Croce Monaci è il centro della nostra vigna, quella pietra che vediamo là in fondo, quello è il centro di Croce Monaci, il punto che dà il nome a tutta la nostra azienda. Non è una vigna come tante belle che ci sono in giro, ma che sono tutte molto più inquadrate e più regolari. Questa ha una sua irregolarità, una sua unicità, che proprio me la rende proprio sospesa nel tempo. Tutti che arrivavano qui dicevano: ma levatela questa vigna, che ne dovete fare? È una vigna troppo vecchia. E invece abbiamo deciso di lasciarla, abbiamo fatto una selezione massale da queste viti, quindi abbiamo selezionato alcune piante e preso le marze delle piante migliori per noi e abbiamo usato questa selezione per innestare tutte le altre vigne, che quindi adesso sono tutte vigne figlie della vigna madre. Questa parte è la parte più vecchia, e infatti ci sono anche tante fallanze, però queste piante io le conosco una a una e sono innamorata di queste piante, perché hanno tutte una forma diversa, per cui per me sono delle belle signore che stanno qui. Queste hanno almeno 100 anni. Allora, questa è una vite di Nerello Cappuccio, quindi in ogni sperone ci sono 2 tralci e in ogni tralcio, se tutto va bene, ci sono 2 grappoli. Quindi vedete qua? Qui normalmente c'è foglia, grappolo, foglia, grappolo. Quindi qua ci sono 3 speroni, 3 speroni significa 6 tralci, 6 tralci, 12 grappoli. E stavo cercando di legarla, ma non c'è il palo in questa vite, per cui non riusciamo a farla e non la vogliamo forzare, per cui quando riusciamo... giusto intrecciare? Sì, intrecciare. C'è una raffia. Guarda, usiamo questa. Non l'ho portato. Usiamo questa qua, usiamo un rametto. Aspetta che ne versa uno. Ok. Vai. Forse è troppo bassa. Sì. No, vabbè, questa si rompe. Ma quando tu parti da una vigna, prima di fare questo lavoro, è una vigna tutta disordinata, eccetera. Poi ci passi ed è tutta ordinatina, sembra veramente tutta... Infatti c'è una mia amica che mi dice: ma sei stata a pettinare stamattina? È venuto qui un geologo che ci ha chiesto di fare dei sondaggi su questa pietra, e l'esito di questo controllo è stato proprio che quello lì non è una pietra che è uscita dall'Etna, quindi una bomba lavica, ma è un neck, cioè il collo di un vecchissimo vulcano spento. Praticamente questo è un contatto di fatto col centro della Terra, per cui è un punto energetico fortissimo. Per me l'Etna è una divinità donna, per me è una madre, è una donna, una divinità superiore, fortissima, ma che ci protegge, qualcosa che potrebbe distruggerci e invece ci protegge e ci regala tantissime cose. Per me la nostra terra è una terra che viene dal cielo, perché ogni anno l'Etna ci regala terra il materiale della superficie viene per cui mi piace il concetto che questa terra che si rinnova venendo dal cielo. Mi è sempre stata comunicata come una donna e per me è donna, non mi sono mai posta il problema che l'Etna è un essere di sesso maschile. Per me è donna. Se dovessi porre l'essere maschile, dove lo porresti? Dove lo porrei rispetto all'Etna? Sì. Non lo la so, fertilità, da dove potrebbe nascere? Qua, quindi dal mio neck. Ok. Mi sembra giusto. Dico, su questa cosa le donne del vino si marcia troppo, nel senso, tutte queste aziende gestite da donne e poi la donna è quella che fa le fatture, ecco. Per cui dico come un oggetto per vendere il vino. Questa cosa io infatti la qualificazione di donna del vino non mi piace. Io nel senso che sono un viticoltore, che poi sono donna e in più, cioè non in più, ci sta pure, nel senso, ma non... Non è un aspetto neutro della questione. Esatto, un aspetto assolutamente neutro della questione, esatto. Devi avere la tua idea di quello che vuoi fare e non seguire né quello che vuole il pubblico né quello che vuole la moda. Cioè devi avere la tua idea di quello che vuoi fare. Basta questo, veramente? Devi essere competente e andare avanti con le tue competenze. A me, dico, per tanti anni non mi calcolavano assolutamente, perché ero donna, però io con la mia anche perseveranza, sono riuscita a non mettermi sul piedistallo, ma a lavorare insieme agli altri, a fare capire come voglio fatte le cose, ma non imponendolo, confrontandosi. Quando io ho iniziato, per esempio, che andavo in giro a vedere terreni, un signore tanto gentile mi ha fatto vedere un terreno dove mi disse: signora, ma lei non ce l'ha un fratello, un marito
Questa è stata la sua domanda, che magari con cui discutiamo, perché lui non voleva discutere con me. Quindi io l'ho affrontata questa cosa. L'obiettivo della mia vita è proprio portare avanti questa azienda. In questo momento, per me, nel senso inteso per me e mio marito, nel senso per il nostro quotidiano. Forse dall'altro lato viene più facile, qua non so, però ci possiamo provare. Andiamo. Perché c'è pieno di spine. Aspetta, questo qui magari stiamo attenti su questo ferro. Queste torrette venivano costruite in zona quando si partiva da una colata lavica, perché i terreni qui sono tutte colate, si decideva di coltivarle, per cui per rendere i terreni coltivabili bisognava eliminare tutte le pietre. E quindi questo è un lavoro fatto assolutamente a mano, dalle persone che evidentemente avevano grandissima buona volontà per fare un lavoro del genere, perché è un lavoro veramente minuzioso, sì, ma minuzioso, ma anche estremamente impegnativo. Certo. E quindi si accatastavano tutte le pietre in un unico posto e si costruivano queste torrette. Questi sono manufatti bellissimi e sono anche protetti dal Parco dell'Etna. Io ho 2 figlie che secondo me sono molto interessate e affascinate, ma vorrei che arrivassero in azienda da sole. Scegliere di fare questo lavoro è bellissimo, doverlo fare per forza è una catena. Guarda questo è aglio. Questo è aglio. Che bello. È bellissimo. È perfetto per te adesso. Hai visto? Sì, poi sotto c'è il bulbo.